giusto 7 grammi? Sì. Buongiorno a tutti e bentornati ad Api in Giardino. Come ho spiegato nell'ultimo video che ho fatto quando ho aperto le due casse, la gialla e l'azzurra, voglio approfittare di questo blocco di covata che si è formato naturalmente tra la sciamatura e la nuova regina vergine, in cui non ho covata o percolata, per fare il trattamento con l'acido ossalico. Questo perché ho notato in particolare su un paio di fuchi che facendo delle fotografie ho notato che avevano della varroa, quindi approfitto, faccio questo trattamento e ho deciso di fare un gocciolato. Per fare il trattamento si utilizza l'acido ossalico, bisogna usare per fare il trattamento bisogna utilizzare obbligatoriamente l'Apibioxal, che è un acido ossalico confezionato nella dose giusta e puro per essere dato alle api. In commercio si troverebbe anche sotto altre forme e costa molto meno, da quello che mi hanno detto, costa circa un decimo, però questo è quello obbligatorio per legge e in teoria dovrebbe essere più pulito e non dovrebbe avere residui, per esempio di piombo. Quindi dalle istruzioni, allora l'acido ossalico può essere fatto tramite gocciolato o tramite sublimato. Qui dalle istruzioni mi dice che per una bustina da 35 grammi di acido ossalico è sufficiente per trattare 10 alveari e quindi mi dà la dose per i 10 alveari. In questo caso mi dice che per questa bustina da 35 grammi va sciolta in 500 ml di sciroppo. In questo caso io devo trattare solo 2 arnie, quindi utilizzerò 100 ml di sciroppo e 7 grammi di acido. Il gocciolato di Apibioxal va applicato con una siringa e va messo nella dose di 5 ml per ogni interfavo. Quindi le arnie sono da 10 e le metteremo di conseguenza. Io avevo acquistato già anche la maschera, che è questa, che è la maschera appositamente per gli acidi organici. Qui c'è scritto proprio per acido ossalico perché è quella che si usa in apicoltura. In realtà la maschera serve più che altro quando andremo a fare il trattamento di sublimazione. In questo caso io faccio il gocciolato, però visto che devo prima pesarlo e mescolarlo, preferisco comunque utilizzarla, che comunque male non mi fa. Ho preparato una bilancina proprio perché, non dovendo utilizzare tutta la busta, devo andare a pesare l'acido ossalico. Ho preparato un contenitore in cui mescolerò l'acido con lo sciroppo e un altro contenitore graduato per misurare i 5 ml di sciroppo. Lo sciroppo ce l'ho sempre nel mio contenitore. Ho messo la maschera, mi sembra di essere un alieno. Adesso tra l'altro per fare questa cosa non servirebbe, ma ormai è messa. Allora. Cinquanta. Se ne rimetto 10, che ne adesso prendo 60. Ok. Richiudiamo subito perché siamo vicino alle armi.
Allora, questo qui dentro. Lo lascio lì a sgocciolare intanto. Quindi abbiamo detto 7 di queste. Allora accendiamo già con il contenitore, così mi dà già la tara. Ecco, questo è l'unico momento in cui potrebbe eventualmente servirmi la maschera, perché sarà magari un po' di polverina e non va bene né respirarla né che venga a contatto con gli occhi. Punto 3. Allora, mettiamo per bene il sciroppo e ora andiamo ad aggiungere acido. Ok, bene. Credo che sia sufficiente. Ok, a questo punto non dovrebbe essere più pericoloso perché non è più volatile, tutto inglobato dentro lo sciroppo, quindi possiamo togliere questa maschera, ci teniamo qua il nostro preparato e iniziamo ad andare verso le arnie. Quello che dobbiamo fare adesso è mettere dell'olio di vaselina sui cassettini che servirà a intrappolare la varroa che cade con il trattamento con l'acido ossalico, in modo che non risalga subito, in modo che poi possiamo anche contarla, sperando che non sia troppa, e ci rendiamo conto del livello di infestazione della famiglia. Penso che sia sufficiente. Ok. Allora, mettiamo i cassettini al loro posto, sperando che non ci siano api qui sotto, perché ho notato che qualche volta stazionano sotto all'arma. Adesso possiamo iniziare il nostro trattamento. Ho aspettato che fosse tardo pomeriggio perché mi hanno consigliato di fare così, perché in questo momento la maggior parte delle api sono dentro e comunque rimarranno poi dentro per tutta la notte. In questo modo il trattamento ha modo di prendere meglio, di funzionare meglio. Lo senti? Aspetta molto, corroderà subito il guanto.